Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi ci facciamo una chiacchierata perché parliamo di macchine sportive abbordabili. Nelle ultime settimane abbiamo giocato parlando di supercar e super macchinoni relativamente abbordabili, però con costi di gestione spaventosi. Quindi sono sì macchine che si possono comprare a poco, ma poi mantenerle è un'altra storia. E oggi invece voglio parlare di macchine che si possono comprare a buon prezzo e che dopo tutto da mantenere sono piuttosto accessibili. Quindi oggi parliamo di macchine sportive divertenti e sfiziose che sono accessibili alla maggior parte di noi appassionati. Il mercato dell'usato è pieno di macchine sportive che non saranno mostri di potenza, ma grazie ad una buona dinamica di guida, un peso piuttosto contenuto, risultano essere piuttosto sfiziose e coinvolgenti da guidare. Molti di voi pensano, ma Marco, tu sei abituato a guidare macchinoni, supercar, che cosa provi al volante di un S2000 o comunque sue rivali? Beh, a dire il vero, la potenza non è tutto. L'esperienza di guida è composta da tanti fattori, come uno sterzo molto preciso e comunicativo, possibilmente un cambio manuale che oltre ad offrire cambiate piuttosto secche e dirette ti rende tutt'uno con la macchina, un telaio leggero e perfettamente bilanciato. Queste sono caratteristiche che io tengo in considerazione quando penso al vero piacere di guida. I cavalli passano in secondo piano a mio avviso. Ed ecco perché oggi vi voglio menzionare alcune macchine abbordabili a trazione posteriore che sono assolutamente da considerare. In questo video ve ne elencherò 6. Iniziamo dalla prima, la Toyota GT86. Macchina che è sul mercato dal 2012 e dal 2012 ad oggi non sono stati fatti tanti stravolgimenti, soprattutto a livello meccanico. Un vero peccato che dopo tutti questi anni Toyota e Subaru non si siano decisi a proporre versioni sovralimentate della GT86 e della BRZ. Però la cosa positiva è che la GT86 è una macchina che si trova sul mercato dell'usato a prezzi piuttosto accessibili. Stiamo parlando di circa 13-15.000 euro a salire e con questa cifra ci si porta a casa una sportiva giapponese piuttosto divertente. Ho avuto l'occasione di guidarla un po' di tempo fa e se non avete visto il video lo trovate qui sopra e a me è piaciuta veramente tanto. Il motore, non è il suo pregio maggiore. Qui abbiamo un motore 2 litri boxer, 4 cilindri aspirato, che è in grado di sviluppare 200 cavalli e 205 Nm di coppia. In tanti dicono che la GT86 è un chiodo, che non va. Ok, l'accelerazione pura non è il suo forte. 0 a 100 in 7 secondi e 6 e una velocità massima di 228 km/h. Però appena ci salite a bordo e iniziate a guidarla in una strada piena di curve, vi rendete conto che il telaio è il suo pregio maggiore. La macchina pesa 1180 kg a secco e i pesi sono distribuiti 53% sull'avantreno e 47% sul retrotreno. Mi piace molto il cambio. Nuova è una macchina che sfiora i 32.000 euro, quindi potete capire che guardando sul mercato dell'usato e portando a casa una 86 alla metà del prezzo di listino, secondo me vi portate a casa una sportiva con la S maiuscola. Rimanendo in terra nipponica, qui possiamo trovare un'altra Jap piuttosto sfiziosa da guidare. Stiamo parlando della Nissan 350Z. Anche questa sportivetta giapponese ho avuto l'occasione di guidarla e mi è piaciuta molto. Il video lo trovate qui sopra. Con cifre che partono dall'incirca 8.000 euro a salire ci si può portare a casa una vera e propria icona giapponese. La 350Z è stata prodotta dal 2003 al 2009 e trovarle sul mercato non è difficile perché ne hanno vendute tante. Già rispetto alla GT86 qui parliamo di una sportiva che è un po' più costosa da mantenere, infatti le quotazioni sono un po' più basse perché qui la svalutazione si è fatta sentire sui costi di gestione. Dopotutto con una cifra molto abbordabile ci si porta a casa un bel motore, stiamo parlando di un 3005 V6 aspirato. Nella prima serie sviluppava 280 cavalli e 353 Nm di coppia. 0 a 100 in 6 secondi e 3 e la velocità massima di 250 km/h. Le performance ci sono, però dopo aver guidato l'esemplare che ho portato sul canale l'anno scorso mi sono reso conto che il peso a secco di 1446 kg nella dinamica di guida si fa sentire. E i pesi sono distribuiti 53% sull'avantreno e 47% sul retrotreno. Da guidare è molto divertente come macchina. Costa poco, una trazione posteriore con un gran motore, però il peso un po' va a penalizzare le prestazioni. Secondo me, date le prestazioni, che secondo me sono di tutto rispetto, e il peso, che non è proprio un peso piuma, l'impianto frenante lo trovo essere un po' sottodimensionato. Però con una cifra così ci si porta a casa una sportiva piuttosto completa e in base all'allestimento si possono trovare versioni che sono praticamente dotate di tutti i comfort.
navigatore, interno in pelle, impianto audio premium. Quindi secondo me come sportiva da tirare fuori il weekend o anche come project car da trasformare in una macchina da drifting, secondo me è una macchina molto valida. Si può spendere poco e portare a casa una macchina piuttosto blasonata? Sì, e a mio avviso la prima generazione di Porsche Boxster, in più particolare la Boxster S, è un valido esempio. La prima serie fu prodotta dal 2000 al 2004 e a distanza di 20 anni oggi si trovano a partire da circa 12-13 mila euro a salire. Per questa cifra ci si porta a casa una macchina che secondo me è invecchiata bene nel tempo e questo esemplare di questo colore insolito giallo lo trovo essere piuttosto carino. Se dovete comprare una macchina del genere, osate, prendetele di colori strani, evitate il solito grigio o argento. E a queste cifre ci si porta a casa una Spider piuttosto sfiziosa, perché qui abbiamo un motore centrale, un 3002 6 cilindri boxer aspirato, capace di erogare 260 cavalli e 310 Nm di coppia. Però questi sono i numeri che sviluppava la versione restyling prodotta dal 2003 al 2004. La cosa interessante invece se comprate un pre-restyling è che le prime prodotte hanno 20 anni e quindi si può fare il certificato di rilevanza storica, il che significa che si possono abbattere notevolmente i costi di gestione, quali il bollo e l'assicurazione. 260 cavalli bastano per spostare la Boxster S a 0 a 100 in 5 secondi e 7 con una velocità massima di 263 km/h. Quindi potete capire che con una spesa piuttosto bassa ci si può portare a casa una macchina piuttosto veloce e divertente da guidare, anche in virtù del fatto che il peso non è eccessivo, stiamo parlando di 1320 kg a secco, con una distribuzione dei pesi 47% sull'avantreno e 53% sul retrotreno. Facciamo un altro salto in Giappone perché con un mega sorriso stampato sulla faccia, secondo voi che macchina ho messo nella lista? Proprio lei, l'Honda S2000. Come potete capire dall'entusiasmo che utilizzo ogni volta che devo menzionare l'S2000, questa è una macchina che mi ha stregata. Io l'S2000 l'ho comprata senza neanche provarla, quindi l'ho comprata a scatola chiusa e dinamicamente parlando è una macchina che mi ha fatto innamorare fin dal primo chilometro che ho percorso con la mia. L'S2000 è stata prodotta dal 1999 fino ad inizio 2009. E oggi si possono trovare ancora a cifre piuttosto ragionevoli. Stiamo parlando di circa 17.000 euro a salire. Una cosa che ho potuto constatare è che negli ultimi anni le quotazioni sono salite tanto di questa macchina. Saliranno ancora? Non ho idea, però se siete nel dubbio se comprarla o no, fatelo, perché secondo me gli esemplari con pochi chilometri preservati bene in futuro potrebbero raggiungere quotazioni interessanti. Io la mia l'ho comprata con 230.000 km perché non me ne frega niente di fare l'investimento. Io investo solamente sul mio piacere personale. E ogni volta che giro la chiave e la guido è questo l'investimento. In ogni caso, con queste cifre piuttosto ragionevoli ci si può portare a casa un S2000 prima serie. Sostanzialmente dalla prima serie fino all'ultima non è cambiato tantissimo, la meccanica è rimasta praticamente la stessa. E con queste cifre ci si porta a casa il leggendario F20C, cioè il 2 litri 4 cilindri VTEC che tira fino alla bellezza di 9150 giri, sviluppando una potenza di 240 cavalli e la mirabolante coppia di 207 Nm. Tuttavia le prestazioni ci sono, perché lo 0 a 100 viene coperto in 6 secondi e 2 e la velocità massima, che tra parentesi non ho ancora provato, si assesta a 240 km/h. Il peso a secco è contenuto, stiamo parlando di 1274 kg a secco e la distribuzione dei pesi è perfetta, 50 e 50. È una macchina speciale, perché quando la guidi ti rendi conto che qui Honda ha creato una meraviglia, una macchina fatta per esaltare il piacere di guida e coinvolgere il guidatore in tutto e per tutto. A mio avviso, alcuni dei migliori cambi manuali che io abbia mai provato provenivano quasi sempre da modelli sportivi di Honda. E il motore, ormai con tutte le normative attuali, un altro VTEC aspirato che tira così tanto non lo faranno mai più. La potenza specifica espressa nel rapporto di 120 cavalli per litro all'epoca era un numero impressionante per un motore aspirato. Basti pensare che questo motore detenne il record per così tanti anni fino all'arrivo della Ferrari 458 Italia. Macchina che a mio avviso ha uno dei migliori V8 aspirati mai prodotti nella storia. Lo so ragazzi, quando parlo dell'S2000 sembro di parte, però io vorrei che tutti voi riusciste a provare questa macchina almeno una volta nella vita.
e speciale. E adesso facciamo un salto in terra d'oltremanica, perché qui c'è una macchina piuttosto iconica. Stiamo parlando della Lotus Elise. Il problema delle macchine sportive odierne è che pesano troppo. E il vecchio Colin Chapman la sapeva lunga. Fa impressione pensare che la Lotus Elise S2 ha un peso a secco di appena 710 kg. E quando guidate una Lotus vi rendete conto che state guidando una macchina sportiva completamente diversa dalle altre. Il peso così ridotto le permette di essere piuttosto agile, dinamica, scattante e con una potenza relativamente bassa avere un ottimo spunto, una buona accelerazione e soprattutto avere degli spazi di frenata piuttosto ridotti. E a partire da circa 20.000 euro a salire ci si può portare a casa una Elise S2 con motore Rover, macchina prodotta dal 2001 al 2006. Il 1.800 aspirato a 4 cilindri di derivazione Rover sviluppa appena 122 cavalli e 168 Nm di coppia. Numeri bassi, però come vi ho detto questo peso molto contenuto rende il rapporto peso-potenza molto interessante. Certo, forse utilizzarla come sportiva tutti i giorni è un po' impegnativa, perché qui Lotus, al fine di rendere le proprie macchine il più leggero possibile, qui non abbiamo comfort, anzi la posizione di guida si è seduti strisciando col sedere sul manto stradale, però al volante di una Lotus le sensazioni sono meravigliose. Ragazzi, siamo già giunti all'ultima della lista. Torniamo in terra nipponica perché qui dobbiamo menzionare una vera e propria icona giapponese. Stiamo parlando della Mazda MX-5. È un mito che dura da oltre 30 anni. Infatti, generazione dopo generazione, la Mazda MX-5 è in produzione dal 1989. Tutte le generazioni sono piuttosto apprezzate e se si vuole entrare nel mondo MX-5 spendendo veramente poco, si può prendere una prima serie a partire da 2.000 euro a salire. Invece, se si vuole un prodotto un po' più evoluto, sofisticato e anche confortevole, dando uno sguardo all'ultima generazione, ci si può portare a casa la versione col 2000 aspirato con cifre che partono da circa 15.000 euro. Da poco Mazda ha fatto un bel restyling dalla 2000 portando il motore a ben 180 cavalli, però i prezzi sono un po' più alti, stiamo parlando di più o meno 22.000 euro a salire. Invece, spendendone circa 15 a salire, ci si può portare a casa la 160 cavalli, che non è niente male. 160 cavalli e 200 Nm di coppia promettono uno 0 a 100 in 7 secondi e 3 e la velocità massima 214 km/h. Queste prestazioni non sono il punto forte dell'MX-5, ma qui il telaio è il suo punto forte. In un mondo in cui le sportive moderne stanno diventando troppo pesanti, qui Mazda è riuscita a contenere il peso, perché il peso secco dichiarato è di 1.048 kg. E qui il produttore giapponese ha fatto un ottimo lavoro per rendere la distribuzione dei pesi perfetta, 50 e 50. Ormai macchine moderne costruite con questa filosofia iniziano a scarseggiare. Questo settore sta diventando sempre più di nicchia, ahimè. E forse devo dire che l'attuale MX-5 inizia ad essere uno degli ultimi baluardi in questo settore fatto da sportive sempre più filtrate e meno coinvolgenti. La buona cosa è che nel passato tante case automobilistiche hanno creato prodotti assolutamente validi che oggi si trovano a cifre piuttosto ragionevoli per noi appassionati. Bene ragazzi, tra queste linkate voi quale vi portereste a casa? Io, inutile dire. In tanti mi avete chiesto di fare questo video perché ovviamente il mondo dell'auto non è fatto solamente da supercar potenti e macchine che possiamo solo sognare, anzi mi piace molto portare sul canale macchine molto più abbordabili che sono alla portata di tutti. Come sempre, se avete consigli o argomenti che volete trattare qui sul canale, basta scriverlo nei commenti. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!